Ciao a tutti, ben ritrovati. Sono Maurizio. Come sapete, qui parliamo di carriera, lavoro e ogni tanto di finanza personale. E lo scopo della live è discutere le domande che sono state fatte nel gruppo Telegram e le domande che vengono fatte qui in chat. Settimana molto intensa perché sto andando avanti su tanti progetti, in particolare il 4 aprile lancerò un videocorso sulla strategia per cercare lavoro o come cercare lavoro in maniera strategica. Sto definendo gli ultimi dettagli. Quindi ho passato veramente le ultime settimane a registrare quasi 80 lezioni. Sono più di 6 ore di registrato ed editato. Molto molto intensa come esperienza, devo dire, massacrante a dir poco. Però sono soddisfatto del risultato, quindi questa sarà anche la prima volta che preparo il mio corso, quindi tutti quanti potranno iniziare ad additarmi come, ah, quello sta facendo il corso a pagamento, va benissimo. Ok, allora, come sempre io ho un po' di domande dal gruppo, però vediamo un attimo non l'ho approfondito, però oggi nel gruppo era stato fatto girare un articolo con quali sono le competenze richieste che danno un buon ritorno lato lavoro e molte persone erano sorprese dal fatto che non ci fosse come prima assoluta il coding, no? E questo per me è un punto abbastanza interessante perché per me chi fa coding, gli informatici puri sono una parte residuale marginale di tutto il mondo lavorativo che ho visto. Nel mondo corporate non so quanti siano numericamente veramente le persone che si occupano di queste cose, ma sicuramente siamo al di sotto alla single digit come percentuale. Però che succede? Che online, in particolare su YouTube, moltissimi sono persone, diciamo, technically savvy, no? Quindi persone che comunque sono molto addentro al settore ed è più probabile che ci siano persone che si occupano di coding e tutto a parlare di lavoro, di opportunità, di impresa e via dicendo. Per cui sospetto che a un certo punto diventi un echo chamber dove si arriva a credere che tutto il mondo lavorativo sia composto da persone che fanno coding. Io sono dirigente con 25 anni di esperienza alle spalle e non so programmare. Cioè, per carità, ho fatto l'esame di informatica negli anni 90 all'università, ma non ho mai programmato una linea di codice in vita mia al lavoro. Ho fatto programmazione quando avevo studiato i trading system, quindi lavoravo pesantemente su Easy Language, però lato lavorativo non ho mai. E personalmente nessuna delle persone con cui ho lavorato direttamente in tutti questi anni è un programmatore. Quindi il punto del non è vista quella come la skill principale, per me era abbastanza interessante. Piccolo, su un sito che si chiama 80,000hours.org, Which skills make people most employable? E hanno fatto una raccolta dati dove considerano le varie metriche, anche soddisfazione, salario e minore esposizione alla automazione. Ecco, la parte interessante qual è? Che il gruppo di valori più alti sono quelli che hanno a che fare, ovviamente, cioè ovviamente, per me ovviamente, ma a quanto pare risulta una sorpresa per molti, con la parte gestionale e manageriale. Tant'è vero che il primo è Judgment and Decision Making, poi Critical Thinking, Time Management, Monitoring Performance, Complex Problem Solving, Coordinating People, Active Learning, Active Listening, Communication, Social Perceptiveness e via dicendo, no? Cioè, tutte queste sono quelle che vengono chiamate soft skill. Perché, a mio avviso? Perché c'è il solito discorso di distinzione tra competenze, hard skill e soft skill. E spesso, purtroppo, a causa di proprio uno sbagliato mindset di noi tecnici, si ritiene che il generalista, chi ha le soft skill, sia una forma di persona che sa niente di tutto. In realtà è proprio l'opposto, cioè anche se leggete il bellissimo libro di David Epstein, Generalisti, Range, la versione inglese, qual è il principio fondamentale? Io ho le mie competenze core, quindi io sono un ingegnere, la mia formazione è quella, a livello di studio, competenze e quant'altro ho quello.
Però poi, in tutto il periodo della mia carriera, in cui imparo 10 volte, se non di più, quello che ho imparato durante gli anni universitari, decido che competenze sviluppare. E o decido di fare il tecnico a vita, per cui mi specializzo, faccio l'aggiornamento e sono cambiate le normative, sono cambiati gli strumenti, la nuova versione di AutoCAD e via dicendo, oppure faccio altro e inizio a lavorare con altre divisioni, faccio negoziazione, faccio comunicazione, stakeholders management, gestione contratti, ma non è che lo specialista sa e il generalista non sa. Il generalista è una persona che si espande in maniera generale, mentre lo specialista è quello che si espande in maniera specifica come know-how. E quindi per fare il percorso da generalista, che se vogliamo possiamo chiamarlo il percorso manageriale, necessariamente a un certo punto lascio indietro la mia parte più specialistica perché devo passare a quella più gestionale. Io i video che pubblico su YouTube li pubblico anche su TikTok, sto facendo questo esperimento e i video mediamente hanno, che ne so, 500 visualizzazioni. Ce n'è un video che ne ha 33.000, che è quello in cui dico che nella divisione di engineering il capo non fa il lavoro da ingegnere, non vuol dire non è un ingegnere, ma fa un altro lavoro, cioè io faccio l'esempio, no, se sono in un'organizzazione di engineering con 3-4 livelli, non è che mi date una valvola, non la so dimensionare, allora chiedo al mio team leader, non la so fare lui, chiama il manager, non la so fare lui, chiama il capo divisione, e poi vai dal capo di engineering che dice, ah sì, questa la so dimensionare io. Ma non è così, cioè il capo di una divisione di engineering si occupa di gestione delle risorse, strategia, dare le priorità, gestire il budget, i tempi, fa un lavoro manageriale, quindi è partito con tutto il suo set di competenze tecniche, negli anni ha sviluppato queste altre competenze e poi oggi al lavoro usa al 90% queste competenze perché quel ruolo è un ruolo manageriale e questa cosa fa andare in bestia i miei colleghi ingegneri o i tecnici e infatti molti commenti sono del tipo ah sì certo perché la gente vuole comandare, vuole parlare di aria fritta, non vuole lavorare, vuole soltanto comandare. E tu cerchi di far capire, no, guardate che non è che non lavorano semplicemente perché non stanno su AutoCAD o a gestire il processo produttivo, fanno un altro lavoro che richiede altre skill. E quindi che succede? Che più ci si sposta verso l'alto, più queste skill sono non intercambiabili, ma sono le stesse skill che si applicano in vari settori. È il motivo per cui è più facile vedere che qualche dirigente, qualche membro di board si sposti da una parte all'altra proprio perché la sua funzione non è risolvere il problema, il tecnicismo, quello lo fa chi ha la sua prima, la seconda, la terza linea, ma la sua funzione è proprio gestire la parte strategica, la vita in azienda di quell'unità, le sue priorità e via dicendo. Per cui quando parliamo di skill che io consiglio di sviluppare, sono quelle che ci permetteranno di crescere e quindi parliamo di comunicazione, public speaking, stakeholders management, negoziazione, time management e soprattutto la difesa del business case. Prossimamente pubblicherò un'intervista con Anna Reich, questo ingegnere, lei è un ingegnere meccanico tedesco, la vive e lavora in Svezia, ho messo anche dei link al suo canale e anche lei diceva nessuno ci insegna all'università che la maggior parte del nostro lavoro dovremo difendere un business case. Quando impari a costruire e a difendere un business case, poi lo puoi applicare a tantissime parti del lavoro, quindi per esempio quella è una skill utilissima. Ecco, queste a mio avviso sono i gruppi di skill su cui io vi consiglio di lavorare, ma addirittura per chi è ancora giovane già dall'università, se non prima. Ok. Gianluca chiede, durante la tua carriera davvero non hai mai sentito di persone che non hanno fatto scatti a causa della mancanza di una laurea magistrale? Allora, gli scatti di livello e il titolo di studi, io non ho la minima idea di quale sia il titolo di studi di quasi la totalità dei miei colleghi. Sinceramente, allora, ci sono degli... A parte che il discorso di laurea magistrale è sempre un problema tipicamente italiano, no? Il fatto che la laurea, la triennale
e mezza laurea. Soprattutto nel mercato del lavoro estero, quella è la laurea e quella è la parte master, la magistrale, la specialistica o come volete chiamarla. Per cui, a meno che non ci siano aziende che per selezionare il top del top prendono soltanto quelli con la magistrale laureati in tempo con almeno 110 e via dicendo, pensa McKinsey o via dicendo. Cioè, il titolo di studi, a meno che non ci siano appunto filtri messi a monte, ma semplicemente per scremare, quello probabilmente ha un impatto sul... No, probabilmente quello ha un impatto più pesante sulle prime posizioni lavorative, proprio perché 300 candidati da qualche parte devi mettere i paletti e quello è uno dei più facili da mettere. Ma successivamente, ragazzi, si viene assunti per le competenze, non per il titolo di studi. Cioè, io ti assumo perché la tua azienda ha un problema e tu hai il tuo valore aggiunto che è la capacità di risolvere quel problema. Quindi o lo sai risolvere o non lo sai risolvere, è completamente indipendente dal che titolo di studi hai, proprio perché hai fatto carriera non perché hai maturato un pezzo di carta, ma perché hai maturato competenze, hai lavorato, hai accresciuto il tuo know-how e quindi sei una persona che è messa lì e capace di. C'è un mio collega, una persona che stimo moltissimo, Ian, e spero di organizzare proprio anche un'intervista, e lui mi racconta sempre la sua carriera, è partito proprio dall'operaio nello stabilimento, con la scuola superiore perché in Inghilterra zona industriale e poi mentre lavorava ha iniziato a fare corsi, ha iniziato poi addirittura si è preso la laurea, poi negli anni è più grande di me, si è preso anche la magistrale, poi si è fatto un MBA e adesso lo chiamano per insegnare, no? E lui mi dice, Maurizio, io mai avrei immaginato iniziando a lavorare da però non è che è la laurea che gli ha dato le competenze, cioè quello poi se l'è preso per sfizio, per organizzare meglio di lei, ma la carriera lui se l'è fatta per l'impegno che ci si mette, per le cose che acquisisci. Ovvio che, attenzione, se siete in un ministero, dovete per fare gli scatti, ti servono i numeri del concorso, i titoli e si fa carriera per titoli, non è il mio canale quello in cui trovate informazioni su come fare carriera per scatti, per titoli, per punteggi presi ai concorsi. Quello proprio è un mondo che non conosco, sono felicissimo di starne lontano, ma non mi appartiene, cioè va benissimo, semplicemente non è il mio mondo. Però, ripeto, anzi, ho la certezza che la maggior parte dei miei colleghi, soprattutto all'estero, non avessero la magistrale e proprio non so quale sia il titolo della maggior parte di loro, né l'indirizzo né il triennale, magistrale e tutto, anche perché, come vi dicevo, per esempio ci sono persone laureate in ingegneria che oggi sono vice president di settore HR di multinazionali e via dicendo, cioè una delle cose che dico anche per raccontarvi del corso, uno dei moduli è non siete il vostro job title, non siete il vostro titolo di studi, ragazzi, cioè quando si inizia a lavorare ma può dopo 10 anni uno dirvi, eh no, ma aspetta, ma come tu ti sei laureato con 105 e no, non puoi fare lo scatto di livello, ma non esiste. Anzi, se doveste essere in una realtà lavorativa che usa questo come parametro, via. Giuseppe dice, allora io sono a mezza strada tra specialistica e generalista, comincio a vedere i limiti dell'approccio specialistico nel non cogliere big picture. Esatto, cioè, attenzione, il fatto di cogliere big picture o meno sta a noi, è il nostro modo di approcciare il lavoro, i ruoli che ricopriamo e il tipo di attività che scegliamo di fare. C'è un libro, Saying the Big Picture, di Kevin Cope, quello più altri libri sull'argomento, cioè per esempio io sono uno strategic thinker, no? Le 34 Strengths Gallup, il report che ho fatto, no, con l'assessment. Io sono strategic thinking, per cui a me è fondamentale per me lavorare su big picture, proprio mi piace, funziono meglio quando lavoro su big picture e via dicendo, ma in generale lo specialista che decide di rimanere specialista va benissimo, farà tanta carriera e tutto, ma sarà lì, quindi tecnicamente esposto a cambi, riorganizzazioni, aggiornamenti e via dicendo. Io il discorso delle le competenze manageriali
per me sono fondamentali, ma non perché siano manageriali, cioè è quasi l'opposto. A me, io vedo chiaramente il valore del saper gestire le persone, saper gestire la comunicazione e saper gestire le risorse, difendere business case. Quelle per me sono proprio cose belle e il mercato, se vogliamo, il mercato del lavoro è d'accordo con me e quindi vengono riconosciute come competenze da avere o da sviluppare durante una carriera lavorativa di livello manageriale. E questo è anche un argomento importante, che il livello a cui decidete di giocare è collegato anche a queste cose. Se voglio rimanere il tecnico operativo firefighter che si occupa dell'equivalente del girare le valvole, del dimensionare l'interruttore, qualunque sia l'equivalente nei vari settori, va benissimo, non c'è problema, però sappiate che chi sta a livelli diversi usa skill diverse, ok? Anche chi è allo stesso lavoro con diverse seniority ha delle skill diverse, magari riconoscerà molto meglio le parti tecniche, però è un fatto di spendibilità sul mercato, di interesse e di quanto vogliamo crescere verticale o orizzontali. Quello è veramente un punto chiave ed è secondo me una delle prime cose su cui uno deve iniziare a riflettere proprio perché tipicamente all'università non ci viene insegnato che una delle scelte che dovrei fare a un certo punto, anche non subito, è la carriera da generalista o la carriera da specialista. A me nessuno, nessuno ha mai detto, guarda che da ingegnere puoi occuparti di contratti, di forniture di energia, di forniture di servizi, di negoziazioni a livello internazionale. Quindi quello sta veramente a voi, cioè il plafond ve lo create voi, le competenze che avete potete farle diventare il trampolino per o il plafond su cui vi fermate, che ripeto va anche bene, cioè vi fermate nel senso espandete però tutto quanto lì nell'ambito delle competenze. È una vostra scelta, sono tutte scelte corrette, c'è gente che conosco soddisfattissime con persone soddisfattissime con una carriera meravigliosa nell'ambito specificatamente tecnico e tutto, però se non volete fare people management, se non volete fare business case, se non volete fare negoziazione, skill, stakeholders management, poi non dite, ah, ma sto qua da 20 anni e non mi hanno promosso a manager, perché è un altro lavoro. Questo è uno degli argomenti per me più interessanti e più difficili da gestire quando si cerca di trasmettere questo dello specialista generalista e del tipo di skill da considerare. C'è una situazione molto interessante che abbiamo affrontato nel gruppo Telegram ed è riferita a uno di noi che ha vissuto, sta vivendo una situazione lavorativa di un certo tipo, purtroppo molto frequente, cioè un sottoinquadramento. Allora, io sono in un'azienda, il mio contratto, il mio livello dice qualcosa, le mie mansioni, quello che faccio realmente, sono completamente diverse, tipicamente più alte. Ora, io non sono uno di quelli che dice, ah, il contratto dice che, allora io ho assistito a scene imbarazzanti di un dirigente di una grande azienda italiana che si vantava, questa era una donna e si vantava del fatto che il suo reparto fosse paralizzato perché la stampante non era inceppata, non era rotta, era finita la carta e nessuno metteva la carta perché avevano discusso che non era nel mansionario. A parte che per me già se sei dirigente o un qualunque lavoratore parlare di mansionario e tutto proprio non mi appartiene. Però qual è il punto? Sicuramente non dobbiamo fare il mio lavoro e spostare la penna da qui a qui, vedi, da lì non la faccio. Questo no, assolutamente non mi appartiene, non fa parte della mia definizione di etica lavorativa. Però neanche vuol dire che devo lavorare gratis o sottopagato o che non venga riconosciuta quella che è la mia vera situazione lavorativa, perché ho due tipi di danni. Il primo è un danno immediato. Se tu mi inquadri in un livello e io sto lavorando a un livello superiore e non me lo riconosci neanche a livello retributivo, mi stai togliendo dei soldi che mi sto meritando e questo non va assolutamente bene. Il secondo è un livello, cioè è più al medio-lungo termine, perché se poi nel mio curriculum risulta sempre che il mio job title è questo, e poi vai a dire sì, no, ma in realtà io faccio tante altre cose. Poi ci sono anche delle soluzioni diverse, per esempio togliere il job title in un curriculum in cui descrivete bene le vostre mansioni, se dovesse essere un problema come siete stati inquadrati, no?
Però qual è il punto fondamentale su cui avevamo parlato? Questa persona ha comunque un orecchio a terra sul mercato perché sta cercando e quindi dice ma devo ora andare a bussare e chiedere? E questo ha scatenato un confronto all'interno del gruppo. Purtroppo non è andato benissimo perché, vabbè, forse non l'ho gestito bene, non lo so, però qual è il punto fondamentale? È etico, moralmente accettabile, sì, no, andare e chiedere un aumento sapendo che voglio andarmene o sto per andarmene o che? Io ho un'idea al riguardo, nel senso che se ho l'offerta in mano, se so che tra 2 settimane me ne vado, andare a chiedere un aumento è futile, stupido e molto poco professionale, è veramente infantile. Perché? Perché un aumento probabilmente richiede tutta una serie di procedure di approvazione di lavori, il capo lo deve difendere e tutto quanto. Per carità, sempre fatto salvo che porca miseria vi dovevate svegliare anni fa, quindi questo è un problema del capo che mi ha sottoinquadrato, però fare tutto questo per togliermi lo sfizio e poi prima che mi arrivi la busta paga sono fuori, veramente non ci vedo nessun valore aggiunto. Se invece mi sto guardando attorno, ma sono ancora qui e sto ancora lavorando, ma perché non lo devo fare? Cioè, non c'è niente di non etico o di immorale e soprattutto non sto facendo una vendetta, siccome hai fatto quello allora io, cioè, non fai il dispetto a nessuno chiedendo che ti venga riconosciuto l'inquadramento e la retribuzione per le quali stai lavorando da X tempo. Poi il discorso del, ah ma se poi te ne vai dopo 2 mesi non è giusto, come sempre per testare se un concetto ha senso o meno, provate a muovervi nello spettro delle opzioni. Quindi se me ne vado dopo 2 mesi non è moralmente o eticamente accettabile. Dopo 3, dopo 4, dopo 5, in che momento scatta un trigger per cui dici, ah no, se hai fatto l'aumento, però sei rimasto 11 mesi, allora è accettabile, prima no. Cioè, come vedete, è difficile trovare un parametro oggettivo proprio perché a mio avviso non c'è. Cioè, non è il quanto tempo dall'ottenimento dell'aumento al mio potenziale andar via, non è quello che mi dice se è giusto o meno chiederlo. Però assolutamente d'accordo che se già un'offerta in mano, ma che vuoi, non stare neanche a consumare energie e perdere tempo per questa parte. Per cui era una cosa molto interessante perché poi comunque la persona si è dovuta mettere in discussione, ha dovuto organizzare e quindi questa è una parte per me importante da discutere, anche perché è molto facile trovarsi in una situazione del genere, che sia qualcosa di assolutamente palese, come in quel caso dove il delta tra l'inquadramento, il job title e le mansioni è veramente inaccettabile. Però spesso ci può essere un discorso di mi sento che mi va un po' stretta la mia situazione, l'inquadramento, il contratto, e quello deve essere uno spunto per capire se possiamo fare meglio, se non stiamo lavorando sulle metriche giuste, se non c'è visibilità su quello che sto facendo, se sono io che non lo sto rendendo visibile. Quella è una parte importante. Per esempio, durante le sessioni di consulenza mi è capitata una persona che mi diceva: ah no, ma io non mi devo preoccupare di questo, il lavoro parla per me. Ma manco per niente. Il lavoro non parla per noi, cioè sta a noi parlare per noi. Perché? Perché il fatto che io abbia un bellissimo prodotto, se non faccio pubblicità, marketing e tutto, me lo tengo in magazzino, ok? Al lavoro è uguale. Il lavoro è un lavoro di personal branding. Noi abbiamo un'azienda che è la Maurizio Parenzan o la Mario Rossi o la Luisa Bianchi o chiunque sia, e questa azienda deve vendere e comprare all'interno delle dinamiche aziendali. Quindi che succede? Se io ho una professionalità, se ho un lavoro, se porto dei risultati, non è che devo andare con la maglietta con scritto oggi ho fatto questo e questo, però mi devo occupare tra le mie attività lavorative, devo anche occuparmi che quello che sto facendo sia per esempio in linea con le aspettative, manage expectation, a livello di comunicazione, a livello di stakeholders management. Non è che vai e devi bussare, ah ma avete visto che io la settimana scorsa ho fatto questo, però partecipando alle riunioni capire se per esempio il mio contributo si sta riversando in qualcosa di più importante. Io dico sempre cercate di capire chi sono gli stakeholders del vostro manager, perché è lì che si crea valore. No, se io so che il mio manager deve fare destra e sinistra, è aiutandolo a farlo che creo valore e metto
i semi e le fondamenta per un passaggio di livello, di seniority e via dicendo. E questo è molto importante da capire perché è il momento in cui iniziamo a uscire dalla nostra scatola del ah, oh, che ingiustizia al ma perché sta succedendo? Cosa mi sfugge? Cosa faccio diversamente? Sempre fatto salvo che non siamo nel mondo Disney, per cui può capitare l'azienda dove le persone effettivamente hanno un problema a livello comportamentale o la cultura aziendale non sia ottimale o si venga sfruttati. Va benissimo, ragazzi, siamo nel mondo reale, life is unfair. Se volete una maglietta, ecco, mettetevi questa e organizzatevi e imparate a navigare in questa situazione. Per cui veramente è stato un argomento molto delicato perché su questi argomenti si toccano la sfera professionale e la sfera personale, perché la sfera professionale, cioè il discorso del riconoscimento delle attività, della mia professionalità, dei risultati, e la sfera personale, mi tocchi il portafoglio se vogliamo, ma c'è anche un discorso di quanto è gratificante o umiliante non vedere determinate cose riconosciute o non riconosciute, no? Per questo è molto molto delicato un argomento del genere, perché metti insieme i due settori, cioè se c'è uno screzio o qualcosa su delle competenze o un problema, lì è soltanto la parte lavorativa, magari un po' di ego e tutto, però qua tu mi stai proprio pungendo, mi stai dicendo ti piglio così, ma non te lo riconosco, quindi cioè, mi posso permettere di non riconoscerti il lavoro che stai facendo. È molto delicato. Forse anche per questo ha generato un po' di tensione o perlomeno molta parte emotiva quando ne abbiamo parlato. Allora, Giuseppe chiede come reagire ad un fallimento di un obiettivo. Chiedo per un amico. Bella domanda e domanda assolutamente corretta perché falliamo. Cioè, anche nei colloqui, parlaci di un fallimento, parlaci di una cosa andata male, parlaci di un tuo difetto. Il fallimento c'è, dobbiamo considerare vari fattori. Ora, a seconda, Giuseppe, di qual è il tipo di fallimento che consideri, possiamo parlare a livello scolastico universitario di un esame non passato, oppure un fallimento nel creare una relazione, un progetto con amici, volevamo fare la startup e è andato tutto quanto gambe all'aria, oppure a livello lavorativo mi viene affidato qualcosa e va tutto male. Ci sono due o tre cose. Ovviamente c'è la parte di puro problem solving, quindi il tecnicismo del fare root cause analysis, capire quali sono i motivi fondanti, chiedere 5 volte il perché, poi creare delle countermeasure, un piano di implementazione, check e via dicendo. Quello vediamo è il tecnicismo per risolvere il problema. Il fallimento invece, come lo affrontiamo personalmente, è proprio per il fatto che ne affronteremo decine durante la nostra carriera e probabilmente centinaia durante la nostra vita, impariamo a usarlo per capire. Prima cosa, scarichiamolo del lato emotivo. Cioè, ragazzi, siamo nella sfera professionale, le cose possono andare male, si scarica del lato emotivo e ci si concentra su, cioè se un contratto non si chiude come volevo, non vengo selezionato tra i fornitori, oppure un progetto non si chiude nei tempi, cioè non è che posso andare a casa e tenere il broncio per comunque il lavoro, cioè comunque è in quell'ambito. Allora che cosa fare? Affrontarlo come una parte del lavoro, così come ci sono i successi, ci sono i fallimenti, ci sono veramente i pareggi anche al lavoro. La classica cosa è imparare cosa è andato storto e usarlo o per migliorare voi, quindi imparo la lezione, o per esercitarvi anche a prevenire il ripetersi di questa cosa in generale, cioè da un qualcosa andato male, da un progetto andato male, io posso imparare, cazzo, qua ho capito questo, ho capito quello, la prossima volta starò qua attento, o posso anche usarlo per proporre una nuova procedura, un nuovo standard. Capo, questa cosa è andata male, però mi rendo conto che uno dei problemi principali è stato ABC, perché non proviamo a cambiare il flusso, cioè fare un po' di analisi del perché qualcosa è andato male aiuta sempre ad affrontarlo appunto in maniera professionale, cioè nel senso è una parte della mia carriera, cosa acquisisco, cosa capisco e vediamo un attimo come usarlo per il futuro. Il fallimento, avvisa il tuo amico Giuseppe, c'è e sempre ci sarà. A me, se quando chiedono esempi di fallimento, mettiamoci comodi. Cioè, e se qualcuno non è capace di elencare dei momenti in cui
ha fallito, degli intoppi o i famosi difetti. Lorenzo chiede, secondo te è un problema metterci diversi mesi a trovare un lavoro e quindi avere un buco nel curriculum? Punto interessante. Quanto tempo ci vuole per trovare un lavoro? Quanto devo aspettare per essere, diciamo, un gap realistico tra l'uno e l'altro? Molto dipende, Lorenzo, da qual è il punto di partenza, cioè stai parlando da neolaureato, stai parlando da cambio di carriera, direzione, dimmi qualcosa in più a riguardo. A mio avviso il mondo del lavoro ovviamente, soprattutto in Italia, non è affatto semplice, per cui la logica del mi serve qualcosa, tac, no, mondo reale, ok? I mesi di attesa ci possono essere, ovvio che era più semplice ai miei tempi, no? Ti laureavi, poi dovevi fare il militare, se durante il militare mandavi curriculum e tutto, cioè comunque il gap ci sta. Se stai 6 mesi, un anno a cercare lavoro, un attimo dipende. Cioè, perché? Perché neolaureato in? Cioè, se sei un neolaureato in lettere, giurisprudenza, conservazione dei beni culturali, sì, ci sta, anzi, sappiamo qual è il problema. E il punto è, come per tutte le cose, date un senso, cioè questi 6 mesi cosa sono? Se in questi 6 mesi hai imparato l'inglese, hai imparato il tedesco, hai imparato a programmare, hai studiato project management, hai fatto 2 corsi, ti sei fatto un'esperienza all'estero, ma può diventare pure un anno. Se in questi 6 mesi sei stato, non lo banalizzo, sei stato alla PlayStation aspettando che ti rispondessero per il curriculum, hai un problema, ma non per i 6 mesi, proprio perché non stai rendendo profittevole questa cosa, no? Quindi, se si è in una situazione non favorevole rispetto al mondo del mercato, perché magari abbiamo delle lauree che non sono quelle proprio top, spendibili e tutto, iniziamo a lavorare su tutto quello che è potenzialmente il nostro vantaggio competitivo. Cioè, alla fine di questi 6 mesi non puoi non avere un livello almeno C1 in inglese, se appunto in attesa di trovare lavoro, cercare lavoro è un lavoro, ok? Quindi tutto il discorso del come uso questo tempo lo sto usando per migliorare così ogni mia candidatura c'ha un pezzetto in più. Se invece sto mandando con chi sono, mi sono semplicemente laureato, allora no. Aspetta, qua c'è Giorgio, cosa dice? Se la PlayStation la streami su Twitch, esattamente sì. Allora qua siamo nella fase imprenditoriale, che mi sembra sia un'ottima maniera di affrontare e di sfruttare questo gap. E Lorenzo dice, mi sono laureato in fine dicembre in management e ho anche fatto uno stage in Accenture. Ora sto cercando un lavoro in supply chain in Olanda. Ok, quindi vedo che hai le idee molto chiare, no? Cioè, sai qual è l'area tua di riferimento, l'Olanda come supply chain è molto interessante perché ovviamente c'ha tutta quanta la parte logistica. Ora, magari cerca di capire se c'è qualcosa non lo so se in questi 6 mesi tu non stai proprio ricevendo risposta oppure ricevi risposte e non vanno avanti i colloqui, non vieni selezionato, cioè cerca di capire qual è il potenziale intoppo e magari anche iniziare a vedere piano A e piano B, cioè invece di fare le cose in sequenza, ok, l'Olanda supply chain va bene, magari non succede niente se nel frattempo lo cerco anche in Belgio e in Germania supply chain, visto che tutti quelli che si affacciano sul mare del nord hanno tanto da dire rispetto alla supply chain, no? E consideralo in questa maniera, se vedi che non c'è un rischio, se invece è soltanto, guarda, faccio tutti i colloqui, ogni settimana faccio un colloquio diverso, è arrivato all'ultimo step, ok, allora sei già bello pieno e probabilmente alla fine uno si sblocca. Se invece ci sono altri parametri, probabilmente ha senso costruire un piano B o iniziare a fare dei percorsi laterali per avere più opzioni davanti. Quanto consiglieresti di stare in una startup che sta andando per il seed funding ma non l'ha ancora chiuso? Il timore che non faccia il seed e sul CV risulti troppo tempo in una startup che non è cresciuta. Allora, non ho la domanda è interessante, non ho esperienza diretta lato startup, però se la tua preoccupazione è nel CV, come può risultare questo, cioè della serie non chiude questa fase, allora è un fallimento. Anche lì non credo, nel senso che, solito discorso, non penso che stiate fermi ad aspettare questa fase giocando a solitario su Windows.
sicuramente state facendo altro, quindi in questo tempo, se stai nel frattempo accrescendo competenze, sviluppando know-how, facendo progetti a destra e a sinistra, va bene. Poi quando ti sposti, cioè non è che la startup immagino sia morta quando ha iniziato questa fase per cui se va bene o male l'anno in mezzo è perso. Tu quello che metti sul piatto quando cambi lavoro, come diciamo prima, sono le tue competenze, non il passaggio da un'azienda all'altra. Fatto salvo sempre che il nome dell'azienda di partenza è importante, io faccio sempre riferimento, no, al grande vantaggio di lavorare per le multinazionali. Cioè, una cosa è dire fino a ieri lavoravo in Toyota, in Total, in un brand internazionale, in Ferrari, un altro è dire facevo delle cose fighissime però nella Pinco Pallo locale, no? E quindi, tornando a noi, se tu sei in questa azienda e stai accrescendo competenze, tu sul piatto metterai le competenze, quindi farle crescere andando avanti va benissimo. Ovvio che se invece questa startup ha semplicemente questa fase e che normalmente succede in 2 mesi e state ancora da 2 anni lì, ok, vedi un attimo tu, ma per me l'importante è che ti concentri sulle competenze, cioè è quello che tu metterai sul piatto nel prossimo passaggio di carriera. Bisogna essere un po' selfish, un po' egoisti quando parliamo di carriera, eh? Un po' come parlavamo prima del farsi riconoscere l'inquadramento, un po' quando parliamo di certe scelte, cioè noi siamo sempre parte di un sistema, di un ecosistema, lavoriamo, dobbiamo avere sempre l'ottica aziendale, però la carriera è la vostra, eh? Quindi se nella startup ti fanno crescere, stai imparando e stai aumentando le tue competenze e quindi sviluppando un'identità professionale più importante, ok. Se poi invece stai lì e stai spillando i fogli, anche se arriva i soldi del founding, non è che sei una persona più figa quando passi al prossimo lavoro. Cioè, ora estremizzo, però il concetto è quello: lavorate, cercate di sfruttare ogni opportunità lavorativa e non per crescere voi, perché tanto sarete voi sul mercato domani e quello che vi portate indietro è quello che saprete veramente fare. E come diciamo prima, così come non è il titolo di studi, è la competenza, quello farà la differenza nei vostri prossimi passi di carriera. Il job title nel CV. Il CV, qual è la cosa standard? LinkedIn o il CV, vado là, metto questa è la mia esperienza, questo è quello che ho fatto e c'ho l'elenco con azienda, job title e via dicendo. Possono esserci delle situazioni in cui il job title in quanto tale non ci aiuta, o perché, come nel caso di prima, il mio job title è gira bulloni e invece sto facendo project management, o perché la mia azienda per X motivi chiama una funzione che tutti chiamano project manager, lo chiama allineatore astrotemporale, no? E quindi quella cosa lì non mi aiuterà nei motori di ricerca, non mi aiuterà nei contatti, non mi aiuterà nelle selezioni, ok? Quindi cosa fare? Sempre la premessa è, ricordatevi, nel curriculum non si mente mai, cioè proprio non dovete mai sparare cavolate o mentire nel curriculum, non perché sarete sgamati sicuramente, ma in generale perché è proprio eticamente un pessimo mindset. Però che cosa posso fare? Posso giocare intorno ad astuzia, intorno a questa situazione. Quindi che succede? O posso modificare coerentemente con l'attività. Ovvio che se io sono in junior engineer non posso mettere che sono manager. Non è questo il modificare di cui stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che appunto se mi chiamano gestore tempi e tutto il resto del mondo mi chiama project manager, ci sta che lo metto project manager. Oppure anche una soluzione intermedia che può essere in una situazione come quella precedente in cui io faccio X, ma sulla carta sto facendo un decimo secondo il job title, caso estremo, per evitare di far risultare che non metto il job title, metto le cose che so fare con le keyword evidenziate. Tanto non è che, cioè, io vedo, sei stato in questa azienda e hai fatto queste cose. Come mai non c'è il job title? Perché, guarda, sei già arrivato alla fase colloquio, ma qui quindi qual era il job title? No, guarda, in realtà, siccome c'era questo problema è tutto, però quello che evidenziate è
le competenze, che di nuovo è quello che voi mettete sul mercato, non la burocrazia. Quindi trovate sempre la maniera di organizzare questa parte e ricordatevi che fa sempre parte ovviamente, no, della vostra storia di carriera, della vostra traiettoria, del vostro storytelling e via dicendo, però sempre rimanendo eticamente allineati e puliti, perché non mentite, non cambiate niente, un po' di astuzia, di fine tuning ci sta. Mi è stato chiesto se avessi esperienza di offerte che sono superiori alle aspettative. Cioè, io mi candido per una posizione e mi aspetto un inquadramento e ricevo di più, oppure mi aspetto uno stipendio e ricevo di più. Sì, mi è capitato, sensazione bellissima. Sotto alcuni aspetti terribile, perché a un certo punto dici, porca miseria, avevo così tanto sbagliato le stime. Nel mio caso era perché c'era un doppio cambio, quindi non avevo valutato alcuni aspetti. Però quali possono essere i motivi per cui una posizione finisce a un livello diverso? O perché l'azienda, quando ha aperto questa posizione, non aveva ancora le idee chiare. Questo è uno scenario che io ho vissuto. Le aziende classificano i loro lavori in fasce, livelli, band, job family, qualunque sia la nomenclatura che utilizzano, no? Alcune volte, quando si mettono delle posizioni, se è una posizione preesistente, se devo sostituire qualcuno o se devo replicare un qualcosa di preesistente, allora tipicamente quella è livello 5, quindi anche questo nuovo sarà livello 5, per esempio. Ma alcune volte si creano delle posizioni dove non siamo certi di quale sia il livello più adeguato, perché magari è una nuova posizione, quindi possiamo fare riferimento a qualcosa di simile, ma non unicamente attaccato a un livello, a un inquadramento. E questo quindi come lo si definisce? Quando inizio a parlare con i candidati, magari scopro che il candidato ideale è un candidato che nella fascia salariale e di livelli che mi ero preposto è bene che stia sopra. Oppure questo non so, doveva essere manager o dirigente questa posizione, ti arriva uno in gambissima e tutto, e allora magari la fai salire a dirigente, oppure a livello salariale è lo stesso meccanismo. Quindi un fattore può essere l'azienda non aveva ancora chiaro e pian piano ci si rende conto di quali sono le implicazioni del ruolo e quindi gli si riconosce maggiore responsabilità, oppure si aumenta anche il perimetro, perché proprio per quello che dico sempre, le aziende ogni 6 mesi si trasformano, per cui un processo di recruitment può anche essere che si fa nascere un ruolo per coprire determinate cose e poi nei mesi di recruitment si pensa, ah no, ma questo si può occupare anche di questo, questo, quest'altro, può aumentare e quindi ha più senso che una posizione che era prevista essere qui è più in alto. Lato invece puramente salariale, sì, può essere che ci sia stata un errore di valutazione lato nostro, quindi l'analisi di mercato, i benchmark, i dati che raccolgo su Indeed, su Glassdoor o qualunque sia la mia fonte di informazioni, i miei calcoli non sono stati accurati e allora mi trovo con una proposta più alta. Perché esistono le proposte più alte? Perché proprio perché le aziende non è vero che sono cattivi, infami, e l'azienda vuole sfruttare, strapazzare, non è assolutamente vero. Io azienda, ma perché per un lavoro che vale 30 ti devo prendere e darti 25, sapendo che quando ti rendi conto che tutti attorno a te prendono 30, che tutti nel mercato prendono 30, chiaramente mi manderai, no? E quindi perché devo fare il doppio lavoro di assumerne un altro, rifare tutto quanto il training, rifare tutto... Cioè, se quella è la mia fascia, se quello ho messo a budget, magari se avevo previsto tra 29 e 32 e tu mi hai chiesto 25, magari ti do 29, no? Però non c'è una logica per cui ho un ritorno al darti meno di quanto dovresti ricevere. Ovviamente io faccio sempre esempio di aziende strutturate bene, con tutto un modo di lavorare, una governance, un codice e via dicendo. Magari l'azienda di 5 persone a conduzione familiare dove c'hai lo zio con i due, sì, tu arrivi sull'ultima ruota del carro, probabilmente ti pagheranno al singolo euro meno di quanto dovrebbero, però in generale questi sono esempi che capitano, quelli di ricevere un'offerta più alta delle aspettative, per fortuna è una bellissima sensazione
E questi sono a mio avviso i momenti principali. Se dovesse capitarvi, ve lo auguro, esprimete apprezzamento per la situazione, che avete chiarito il punto, magari fatevi un attimo le vostre indagini per capire cosa avevate toppato nella ricerca, è benissimo così, però capitano assolutamente. Noi ci sentiamo la settimana prossima per la live. Vi ricordo, per chi è interessato, che ci sono i questionari per studenti universitari e per professionisti, dove rispondendo a una trentina di domande avete un assessment sulle metriche principali, leadership, networking, strategia di carriera, e sono interessanti perché ricevete un report con alcune pagine di commenti e di siti utili. Poi, per quanto riguarda la parte consulenza di carriera, potete fare riferimento ai link che metto sempre in descrizione, e settimana prossima ci sarà appunto l'uscita del videocorso, quindi aspettate comunicazioni a riguardo. Ok? Vi ringrazio e ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti e buona serata.